Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, amori e passioni di settembre 2024. Quante! Qui abbiamo l'eremita, l'appeso, questa la guardo ma non la prendo, e il papa. Ragazzi, con l'eremita potrebbe esserci una fase di... perché tutte e due mi parlano di introspezione in realtà, come se fosse un momento per vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. C'è anche come un riesame del proprio vissuto. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture, Regina di Coppe, che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più letture ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso di tarocchi base e l'altro un corso di metafisica base sui chakra e trovate anche il link al corso di approfondimento che si terrà adesso a settembre sulle famiglie reali dei tarocchi, ovviamente. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, partiamo con una torre, ragazzi. Abbiamo la carta della stella, 9 di pentacoli, regina di pentacoli, 2 di pentacoli, 2 di coppe, asso di denari, wow, asso di coppe e re di spade. Allora, togliendo questo re, che è uscito insieme a questo asso, dovrebbe essere un cuore. Ho cambiato stesa, ragazzi. Secondo me questa è più completa, però ci terrei ad avere un vostro riscontro nei commenti. Allora, mm. Diciamo che partiamo dalla torre. Quindi qui qualche certezza, qualche idea che avevate, qualche sicurezza, qualche routine potrebbe cadere a settembre. Adesso andiamo a vedere carta per carta e vi do dei messaggi spot. Poi, poi vediamo single, chi è in coppia, chi è in una relazione difficile. Partiamo dalla torre. 7 di bastoni e 5 di pentacoli. Potrebbe arrivare qualche delusione nel mondo romantico, ragazzi. Tenete presente, che con la torre potrebbe essere una delusione dovuta a un vostro ideale. Cioè io mi aspetto questo da quella persona e resto delusa perché la persona non soddisfa le mie aspettative. Però se l'aspettativa è mia, sta a me soddisfare l'aspettativa, anche perché poi magari l'altra persona neanche lo sa, non gliel'avete neanche detto. Quindi devo dire che sì, ci potrebbe essere come un brusco risveglio ad un certo punto, più verso l'inizio di settembre, vi dico. Andiamo a vedere la stella.
4 di spade. E 8 di pentacoli. La stella mi parla. Guardate, quando ho visto queste due carte, io ho la sensazione che ci sia o come un nuovo obiettivo o come un nuovo percorso di studi su di sé, come vi dicevo all'inizio, come se fosse un momento di autoanalisi profondo, che potrebbe comunque farvi prendere consapevolezza di certe dinamiche di comportamento, di certe ideologie. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Nove di coppe. Ragazzi, se per caso arrivate da una rottura ad agosto, sento che settembre sarà il preambolo per un nuovo amore, eh? Questo ce l'ho chiaro. Wow, è anche uscito un re di bastoni. Sento che qui il potenziale per iniziare un qualche cosa di nuovo è molto forte, dipende da quanto siete, diciamo così, tra virgolette, veloci a guarire voi da questo, da questa torre, da questa delusione. Soprattutto se la persona in questione è una persona che ha a che fare con l'ambito lavorativo, cioè se è una persona con la quale magari c'era un flirt in atto sul lavoro, diciamo, avesse deluso le vostre aspettative, vi avesse un po' tolto, diciamo, il prosciutto dagli occhi, sento che questo aprirà il passo, secondo me, a una nuova conoscenza, anche perché qua avete un 2 di coppe, un asso e un asso. Quindi, però adesso andiamo per gradi, andiamo a vedere la regina. Diciamo che le basi ci sono, eh. 7 di coppe, ma wow, sì, è che si aprono delle possibilità effettivamente. Ehm, È come se vi invitassero a viaggiare un po' di più con la fantasia. Siete troppo concreti, troppo attaccati alla realtà, cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. La forza. E asso di coppe. Allora, questo messaggio va per chi ha il piede in due scarpe, in più relazioni. Sento che si tratta di riconoscere semplicemente a voi stessi che di una di queste due persone non siete innamorati. Cioè magari vi trovate bene a parlare, vi trovate bene a fare X cose, però comunque manca un quel qualche cosa, come vi posso dire? Sì, manca la profondità del sentimento, secondo me. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Sì, ragazzi, ma qui soprattutto per i single, ma anche se siete in coppia, è come se ci fosse un nuovo inizio all'interno della coppia, un nuovo inizio per i single. Diciamo che arriverà più verso fine mese. Mago. E 4 di bastoni. Ho la sensazione che questa persona potrebbe essere una persona predestinata, però che voi non vogliate in qualche modo riconoscere, c'è un qualche cosa nel vostro ego, nel vostro modo di pensare,
che vi fa rimanere sulla difensiva, che vi fa, magari anche, ho sentito la parola pretendere, che vi fa pretendere delle cose, dare per scontato delle cose, e invece non è così, dovete cambiare il punto di vista, cioè nessuno deve niente a nessuno, e soprattutto quando date qualche cosa, quando vi sentite di dare, datelo senza aspettarvi niente in cambio, perché quando uno dà senza aspettarsi niente in cambio, in un certo senso è amore incondizionato. Se io ti do perché poi mi aspetto che tu mi ridia, è un amore condizionato, perché io pongo la condizione del ti do se tu dopo mi restituisci. Ok? Quindi è un amore che dà con la condizione di un ritorno, che non è tutto, cioè, di solito è così che lo viviamo, però non è sano. Allora ragazzi, andiamo a vedere questo asso di pentacoli. Comunque io ho la sensazione da quando ho iniziato che appunto sia un incontro, una relazione predestinata. Non mi è dato sapere quanto durerà, nel senso che qua siamo proprio agli inizi, o di una nuova fase all'interno di una relazione o di una nuova relazione. Adesso andiamo a vedere poi dopo caso per caso. Allora, qui abbiamo un 10 di spade e la sacerdotessa con un asso di pentacoli. E che ragazzi, secondo me, dopo questo riesame, questa analisi, è come se si dettassero nuove regole per un inizio concreto, per quel nuovo viaggio, mi viene da dire, insieme. Tenete presente che quando c'è la sacerdotessa c'è la, ehm, il superamento dei dubbi. Mm? E qui vedevamo il dubbio col 2 di pentacoli. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un imperatore e un 6 di coppe. Fate tesoro di quello che avete imparato nel passato con le altre relazioni per impostare in modo sano questa nuova relazione o questo passo successivo all'interno della relazione. Allora, partiamo dai single. Ragazzi, se siete single, sento che o sarà una cosa fresca di settembre, o se è successo tipo giugno, luglio, agosto, così, è come se le carte vi dicessero, ok, settembre vi serve per rimettervi un pochettino in ordine, per rendervi conto che forse non siete così sbagliati come avete pensato, per rendervi conto che avete fatto del vostro meglio, insomma, per guarire, per maternarvi, cioè per incoraggiarvi, per sostenervi, è come se fosse un mese dove dite ok, non sono stato poi così male all'interno della relazione. C'è comunque questa caduta dell'ego, questa caduta delle certezze con la torre, ma vedo che questo appunto aprirà il passo a una nuova e fantastica possibilità. Io vi dico che il terreno è super fertile, soprattutto se frequentate posti in mezzo alla natura, se frequentate ritiri spirituali, se iniziate corsi di studio, se qualche cosa che vi tenga impegnati, ma che non sia il lavoro. Cioè è come se ci fosse un qualche cosa di ripetitivo, tipo un corso, no? Che va fatto tutte le settimane. Una cosa di questo genere, che aprirà il passo a una conoscenza, alla conoscenza di una persona. Vi si apriranno varie possibilità, una persona in particolare vi colpirà, ad un certo punto arriverete dove sì, ne ho due, cioè che mi interessano, però da che parte vado? Ed è qui la presa di consapevolezza di dire, ok, di quale dei due sento che potrei innamorarmi piuttosto che sono innamorato o innamorata? E da lì c'è questa scelta, questa uscita dai dubbi e l'inizio di una nuova frequentazione, conoscenza, relazione, insomma, la vedo positiva. Verso fine mese, sarà questa cosa qua. Diciamo che l'energia del mese è quella di stare per conto vostro. Però è anche vero che una volta che avrete metabolizzato questa torre, questa delusione, questa perdita,
potrete aprirvi delle strade. E tenete presente che comunque qui avete un bellissimo 2 di coppe. È vero che qua abbiamo un mago e 4 di bastoni al contrario, ma qui anima gemella ci cova, quindi attenzione ai segnali. Per chi fosse in coppia. Allora, io qua sento che ci potrebbe essere come sì, una delusione, una brusca caduta degli schemi, del panorama. Però in realtà sento anche che questo vi dà come modo di ricalibrare il come stare bene in coppia. Cioè, la dinamica che abbiamo non funziona? Ok, come si può fare? Cosa si può rompere? Che schema di comportamento si può rompere per essere più appagati all'interno della coppia, per riuscire a godersela, per riuscire a star bene insieme, per riuscire a gestire al meglio le situazioni che ci capitano? Ed è un po' prendendo in mano voi le redini della situazione che vedrete che tutti questi pensieri inizieranno a dissiparsi, perché è un po' come rendersi conto a pieno di quello che va e quello che non va, quello che c'è da tagliare e quello che c'è da migliorare. Vi dico, per chi è in coppia ci potrebbe essere come una sorta di flirt extra coppia. Qualche cosa di nuovo inizia, quindi se non è un livello successivo all'interno della vostra relazione, potrebbe essere una relazione parallela. Questo è un messaggio che risuona per pochi, però mi sento di dirlo. E vi dirò che potrebbe anche essere una persona che avete già conosciuto in passato. Ho come la sensazione che sia una persona che avete conosciuto per un X lavoro, però la rivedrete in una situazione mondana. Per chi ragazzi, fosse in una situazione, in una relazione strana, diciamo così, non ben definita. Allora, anche qui c'è da vedere le cose da un altro punto di vista. Probabilmente vi serve fare una autoesame di coscienza e cercare di vedere le cose dal punto di vista dell'altra persona, cioè mettervi nei panni dell'altro o dell'altra e capire il perché di certi comportamenti o di quel comportamento in particolare che provoca la torre. Vi dico, ci sarà come una caduta dei giochi qui, uno svegliarsi bruscamente da una realtà. E comunque, definite quelli che sono gli obiettivi di questa relazione. Perché ho la sensazione che fino ad adesso, fino a questo momento, questa relazione sia stata strana, sia stata un po' nì, perché non aveva come un obiettivo. Dove vogliamo arrivare come coppia? Tu che cosa vuoi dalla coppia? Vuoi una coppia? Anche questa potrebbe essere una domanda interessante. E c'è come un restyling, perlomeno a livello mentale, cioè come posso raggiungere il mio obiettivo aprendomi altre strade. E questo anche per voi sento che lo farete semplicemente, diciamo, accompagnando l'altra persona, prendendo un po' in mano la questione. Ma se facessimo così? E se invece facessimo così? Ah, sai, ho pensato che potremmo fare così. Cose per lo stile. Vi dico che anche qui ci sarà una sorta di tentennamento con questa persona. Sono appagata,
appagata, appagato o no? Mi sento nutrita o no? Mi diverto con questa persona o no? Però al di là di quello, sento che sì, può iniziare come un qualche cosa di più profondo, una volta che si definiscono poi gli obiettivi, eh. Perché quando c'è un obiettivo comune si sa per che cosa si sta lavorando, dove si vuole arrivare. Ehm, Se per caso foste in una coppia in separazione, io qui ragazzi ho l'idea che mm, in questo momento per risollevare tipo le vibrazioni, per smuovere, è come se avessi bisogno di iniziare qualche cosa di nuovo voi e questo farà sì. Allora, i casi sono 2: o potreste conoscere qualcun altro e, tra virgolette, "dimenticarvi" della persona con la quale siete in separazione, oppure, questo movimento che inizierete a fare vi porterà in qualche modo a scontrarvi con questa persona. Adesso dipende, non sento che ci sia tantissima distanza, in realtà a livello fisico, anzi per niente. Però se per caso foste a distanza c'è comunque un passo più determinato, più concreto, perlomeno una progettualità, un obiettivo che si può definire, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo, ragazzi, 2 oracoli in realtà, uno di questi e uno per sviluppare l'amor proprio. Sono dei mantra in realtà gli altri. Ragazzi, anello di fidanzamento. Qui abbiamo un 2 di coppe, in effetti. E qui arriva il dono. La la, fatemelo sapere nei commenti, eh. Sì, comunque parla di un compromesso, di un completamento, di un'unione. Anche qui parla di eternità. E perché con la stella, il 2 di pentacoli, il 2 di coppe, il 4 di bastoni e il 6 di coppe, si può parlare effettivamente di un'unione che è già avvenuta in un'altra vita, di un'unione per destino. Guardate questa, la spada e la rosa. E la spada qui ce l'ha anche il re di spade e qui il ragazzo sta passando dei fiori a questa fanciulla. E qui è un po' come se arrivasse la chiarezza, l'onore, la protezione, il potere, la rivelazione, arriva come una verità. Sento che il mettere delle regole vi darà la possibilità di fidarvi di più dell'altro. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Nuovi inizi. E anche qui riprende, diciamo così, il messaggio di questi 2 assi. Nuovi e lucenti inizi mi aspettano adesso. Oh, che bello! Amici del cancro, sono quasi entusiasta per la vostra lettura, anche se credo che molti non la vivranno così, perlomeno all'inizio del mese, soprattutto se arrivate da questo momento torre, ok? Ma in questo momento mi è venuto alla bocca il sapore della birra. Quindi non so se si tratti di farsi una birra con qualcuno o di, perché comunque qui abbiamo 2 di coppe, o se non lo so, sia qualcuno che potreste conoscere in birreria o in come si chiamano? In uno stabilimento di birra o di malto. Comunque, questo era un dettaglio in più. Sento che inizia veramente
un nuovo periodo per voi. Vi dico che per qualcuno è come se arrivasse la persona che può essere il balsamo di cui avevate bisogno. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, invece scrivetemi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro con le credenze limitanti. Se invece volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, quindi potete entrare nelle playlist con le copertine lilla per vedere gli argomenti trattati. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!